Il seguente programma presenta principi per promuovere la buona salute. Non deve sostituire il parere di un medico professionista. Gli spettatori devono sempre consultare il proprio medico qualificato prima di prendere in considerazione cure alternative. Today we're going to talk about bones. Oggi parleremo di ossa. The name given for brittle bones is osteoporosis. Il nome che si dà alle ossa che si deteriorano è l'osteoporosi. And if someone's beginning to get osteoporosis, it's often called osteopenia. E quando una persona inizia ad avere osteoporosi, questa condizione si chiama spesso osteopenia. It's low bone mass. Le ossa che hanno una massa più leggera. But God never designed bones to break up like this. Ma Dio non ha inventato le ossa perché si rompessero in questo modo. I haven't read about it in the Bible, and some of those patriarchs lived for hundreds of years. Non lo leggo nella Bibbia e alcuni dei patriarchi dei tempi biblici vivevano per centinaia di anni. So it's something that's been very common for probably about the last 80-100 years. Ed è qualcosa di molto comune negli ultimi decenni. Now there is always a cause. Ci sono diverse cause. Sir Isaac Newton's third law of motion states, Isaac Newton, il fisico, ha affermato to every action there's an equal and an opposite reaction. che per ogni forza esiste una reazione uguale ed opposta. And the Bible talks about it in Proverbs 26 verse 2. E la Bibbia ne parla in Proverbi 26, versetto 2. The curse causeless shall not come. Che una maledizione non verrà senza una causa. In other words, no problem happens without a cause. In altre parole, non arriva nessun problema nella vita senza una causa. So what causes bones to go brittle, to develop osteoporosis? E quindi qual è la causa per la quale le ossa sviluppano questa malattia, osteoporosi? Now there's a well-known group of people called the Hunzas. C'è un gruppo molto conosciuto, si chiamano gli Hunza, They live in the Himalayan mountains. e vivono nelle montagne dell'Himalaya. And the reason they've become famous E la ragione per la quale sono diventati famosi is because they don't get sick. è perché non si ammalano. And their men, they live for, 130, I loro uomini arrivano fino a 130 anni and also their women. e anche le loro donne And they don't have osteoporosis. e non hanno osteoporosi. So they've been a group that's been studied probably since about the 50s. E quindi sono un gruppo che è stato oggetto di studi fin dagli anni 50. So to understand why people in society today are getting osteoporosis, E quindi capite perché oggi nella società le persone si ammalano di osteoporosi. we can start to understand it when we compare their lifestyle, the Hunzas, Quindi possiamo capirlo se paragoniamo lo stile di vita che hanno gli Hunza with the average person, say, living in a city today. con la persona media che vive nelle città oggi. And immediately we see some big differences. E subito possiamo vedere delle grandi differenze. But I'd also like to, and this is one difference, where we read about bones in the Bible. E possiamo anche leggere di una differenza quando leggiamo delle ossa nella Bibbia. And I'd like to look at Proverbs chapter 3, starting at verse 5, E vorrei iniziare da Proverbi 3, versetto 5. where the Bible says, "Trust in the Lord with all thy heart. E quando la Bibbia dice confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore Lean not on thine own e understanding. non appoggiarti sul tuo intendimento. In all thy ways acknowledge him, Riconoscilo in tutte le tue vie and he will direct thy path." ed egli appianerà i tuoi sentieri.
Be not wise in thine own eyes. Non essere savio, non ritenerti savio ai tuoi occhi. Fear the Lord and depart from evil. Temi l'Eterno e allontanati dal male. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. E sarà un guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. So these verses show that trusting in God, Quindi questo versetto ci mostra che avere fiducia in Dio, keeping away from evil, allontanarci dal male, that can help strengthen the bones. questo può aiutarci a fortificare le ossa. And there's another verse that also talks about the bones. E c'è un altro versetto che parla delle ossa, And that's Proverbs chapter 17 verse 22, ed è Proverbi 17, 22, where the Bible says a merry heart doeth good like a medicine, dove dice che il cuore allegro è una buona medicina, but a broken spirit dries up the bones. ma lo spirito abbattuto inaridisce le ossa. So both of these verses show the importance in trusting in God, Entrambi questi versetti mostrano l'importanza di avere fiducia in Dio, because if we allow our mind to become negative, it can affect our bones. perché se noi permettiamo alla nostra mente di diventare negativa, questo ha un impatto sulle nostre ossa. Bones are important. Le ossa sono importanti, They're causing us to stand upright. sono il motivo per cui possiamo stare in piedi ritti, They're protecting our brain. proteggono il nostro cervello And the only exposed bone in the body is the teeth. e le uniche ossa nel corpo che sono visibili allo scoperto sono i denti. And we need it to crunch in our apple and chew up our nuts. E quindi ne abbiamo bisogno per mangiare le mele, per masticare le noci. Bones are important. Le ossa sono importanti, But in the marrow, or the very center of the bones, ma nel midollo, nel centro delle ossa, that's where our blood's made. è lì dove si forma il sangue. And in Leviticus 17 verse 11, E in Levitico 17, versetto 11, the Bible says the life of the flesh is in the blood. la Bibbia dice che la vita di un essere è nel suo sangue. So touching on these areas, Quindi avendo toccato in queste aree, we've begun with showing the effect of the mind on the bones. abbiamo iniziato a vedere qual è l'effetto che la mente ha sulle ossa. We've also seen that if the bones aren't strong and working well, E abbiamo visto anche che se le ossa non sono forti, non funzionano bene, it can affect every part of our body, even our blood. e questo può influenzare ogni parte del nostro corpo, perfino il nostro sangue. So let's begin to look at the Hunzas. E quindi iniziamo ad analizzare la vita degli Unza. They eat food in its natural state. Mangiano cibo nel loro stato naturale. They're eating fruits and vegetables and nuts and grains. Mangiano verdura, frutta, le noci e i cereali. A little goat's cheese. Un po' di formaggio di capra, Sometimes meat, but not much. a volte carne, ma non molta. See, they live in the mountains. There's not a lot of grass to graze the animals. Perché vivono nelle montagne alte, quindi non c'è molta erba per dare da mangiare agli animali. I was reading one story of what happens when they travel. Ho letto una volta una storia di cosa succede quando sono in viaggio. Their main grain is millet. Il loro cereale principale è il miglio. They travel with a little grinder and a little bag of millet. Quindi viaggiano con una piccola borsa dove hanno del miglio. When it's time for the meal, they light a fire. Quando arriva il tempo di mangiare, accendono un fuoco. While the fire is establishing itself, they grind the millet. E quindi mentre il fuoco, diciamo, si scalda, loro fanno la farina, no, di miglio. They add a little oil and a little salt and a water and make a little batter. E quindi aggiungono un po' di acqua, un po' di sale, olio e fanno come un burro. They let it sit a while until the fire's down to the coals. E quindi lo lasciano riposare un po' fino a che il fuoco diventa brace. And then they'll cook a little bread cake on the fire. E quindi fanno un piccolo tortino di pane, no, sul fuoco. You can't get fresher than that. Non si può avere qualcosa di più fresco di questo. So an idea of the way that they eat. Questo è un altro modo nel quale mangiano.
So they're eating a lot of food in its natural state. Quindi mangiano molto del loro cibo nel loro stato naturale. But then the question may arise, Qualcuno potrebbe chiedersi, don't they need cow's milk to get calcium for bones? qualcuno potrebbe chiedersi, ma non abbiamo bisogno del latte di mucca per il calcio? Well, cow's milk does have calcium, Il latte di mucca ha del calcio, but the cows have 5 stomachs to be able to break it down properly. ma le mucche hanno 5 stomaci per scomporlo, We've only got one. ma noi ne abbiamo solo uno. Cow's milk's very good milk for cows. Il latte di mucca è molto buono per le mucche, Let me define that. Baby cows. per i vitelli. We're the only creature that drinks another creature's milk. Noi siamo l'unica creatura che beve il latte di un'altra creatura. And we're the only creature that has milk past babies. E siamo le uniche creature che bevono latte dopo l'infanzia. As soon as my children had a good set of teeth, Appena i miei bambini avevano i denti, they ate food. hanno mangiato il cibo, No need for milk. non c'era bisogno del latte. So that brings up a few questions. Quindi questo fa sorgere alcune domande. How do the cows get their strong bones? Com'è che le mucche hanno queste ossa forti? They eat grass. Mangiano erba. How does the elephant get its strong bones? Com'è che l'elefante ha le ossa così forti? Yeah, they're vegetarians too. Sono anche loro vegetariani. So the biggest boned creatures on the planet are all vegetarian. Quindi le creature che hanno le ossa più grandi nel pianeta sono tutte vegetariane. And what a vegetarian eats is vegetables, greens. E quindi quello che un vegetariano mangia sono verdure. I've got some good news, you don't have to eat grass. Una buona notizia è che non dovete mangiare l'erba. We've got spinach and kale and lettuce and cabbage. Abbiamo diversi tipi, abbiamo gli spinaci, i cavoli, la lattuga And that lovely Italian parsley. e il meraviglioso prezzemolo italiano. Put it in everything Mettetelo ovunque because it's very high in minerals. perché ha un alto contenuto di minerali. And that's what bones are made of, minerals. E le ossa sono fatte di questo, minerali. They're not just made of calcium. Non sono fatte solo di calcio. Bones are made of 64, no, it's 12 main minerals and 64 trace minerals. Le ossa sono composte da 12 minerali principali e 64 tracce di minerali. That's what bones are made of. Questo è ciò che costituisce le ossa. So what are the main minerals? Quali sono i minerali principali? It's boron and calcium, Il boro, il calcio, also chromium and iron, il cromo e il ferro, magnesium and manganese, il magnesio e il manganese, silica and selenium, il silicio e il selenio, sulfur and potassium, il zolfo, il potassio, phosphorus il fosforo and zinc. e lo zinco. They're the 12 minerals that bones are made of. Questi sono i 12 minerali di cui sono composte le ossa. And the 64 others are in smaller amounts. E gli altri 64 si trovano in quantità più piccole. So where are we going to get that? E allora da dove otteniamo questi minerali? It's not rocket science that's what bones need. Non è che ci vuole uno scienziato per capire che questo è ciò di cui hanno bisogno le ossa. Now there's 2 main places that you can receive such minerals. Allora ci sono due fonti principali dalle quali possiamo ottenere questi minerali. In his book, The Calcium Lie, Nel suo libro sarebbe la bugia sul calcio, Dr. Robert Thompson states il dottor Robert Thompson afferma that the clearest indicator of a creator God che l'evidenza più chiara di un Dio is the seawater, e di un Dio che ha creato tutto è proprio l'acqua del mare, the ocean, l'oceano, because it's the exact same mineral balance and proportion as is found in the bones. perché c'è lo stesso equilibrio, no, e proporzione di minerali proprio come si trovano nelle ossa. The good news is you don't have to drink the seawater, La buona notizia è che non dovete bere l'acqua del mare, but you can get salt that is being made from the seawater. però potete prendere del sale che è stato
estratto dall'acqua del mare and probably the best is the Celtic salt. e probabilmente il migliore è il sale celtico. The reason why the Celtic salt is the best is because it contains 85 minerals. La ragione per la quale il sale celtico è il migliore è perché contiene 85 minerali. The second best would be Himalayan salt. Il secondo migliore è il sale dell'Himalaya It contains approximately 75 minerals. e contiene circa 75 minerali. Dr. Robert Thompson says all you have to do is put a little in your mouth before every glass of water. Il dottor Robert Thompson dice che quello che dovete fare è mettere un cristallo in bocca prima di bere ogni bicchiere d'acqua che bevete. He says all you will do is replace the minerals you lost yesterday. E dice che quello che state facendo in sostanza è rimpiazzare i minerali che avete perso ieri. So that's at least 8 glasses of water a day. Questi sono almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno That's a little bit of salt 8 times a day. e un pochino di sale 8 volte al giorno. And yes, put it on your tomato and avocado, on your crackers or your sourdough bread. Sì, certo, quel sale lo potete mettere anche sui pomodori, sull'avocado, sul pane, su quello che mangiate. And what's a baked potato without salt? Le patate senza sale che cosa sono? And olive oil, of course. Certamente anche l'olio d'oliva. So our palate tells us that we need that salt. Il nostro palato ci dice che noi abbiamo bisogno di sale. But that salt is important to put the minerals in the body. Ma questo sale è importante per mettere i minerali nel nostro corpo. Because the bones are made of minerals. Perché le ossa sono fatte di minerali. And the other place you can get that mineral balance is found in dark green leafy vegetables. E l'altra fonte di minerali, dove trovate questo equilibrio tra i minerali, sono le verdure a foglia verde scura. That's why I said earlier that Italian parsley, put it in everything. Ecco perché ho detto prima, questo fantastico prezzemolo italiano, mettetelo ovunque. Lovely on the baked potato, lovely on the pasty, lovely in the salad, everywhere. Sta bene sulle patate, sulla pasta, nell'insalata, dove volete. Cut it up very fine, the children get used to it. Tagliatelo molto fine così anche i bambini si abituano. My children knew if they wanted pasta, they got the parsley as well. I miei figli sapevano, se volevano mangiare la pasta avrebbero mangiato anche il prezzemolo. But when it's chopped fine, it's a lot easier. Ma quando è tagliato molto fine è And più you'll find, facile. what you'll find is that the Hunzers, they ate the dark green leafy vegetables every day. Quello che troverete è che gli Unza mangiano verdure a foglia verde scuro tutti i giorni. So if you don't eat green leafy vegetables every day, you should have a dose of green barley powder. Quindi se non mangiate tutti i giorni una bella insalata di verdura verde, dovreste prendere della polvere di orzo verde. It's very popular in America and Australia to boost your health is to have green barley. L'orzo verde è molto popolare in America e Australia, fa bene al corpo. You mix the powder in a bit of apple juice or water. Si mette la polvere nell'acqua o nel succo di mela. You can also get chlorophyll. Potete anche prendere la clorofilla. And it's all green juice from the green plants. È semplicemente succo verde dalle piante verdi. It has been acknowledged the value of minerals in the body. È stato riconosciuto il valore dei minerali nel corpo. And so again, these minerals are necessary for the strong bones. Questi minerali sono necessari per avere delle ossa forti. Something else that's happening in society today Un'altra cosa sta accadendo nella società oggi. is that people are eating foods that leach minerals out of the bones. È che le persone mangiano cibi che estraggono come minerali dalle ossa, li fanno uscire dalle ossa. And many people are not aware that this is what these substances are doing. E molte persone non sono consapevoli di quello che queste sostanze fanno. So your refined sugar leaches minerals. Per esempio gli zuccheri raffinati estraggono i minerali dalle ossa. Caffeine leaches minerals. La caffeina sottrae calcio alle ossa. Drugs and tobacco leach minerals. Le droghe, il tabacco fanno diminuire i minerali nelle ossa. Also alcohol. E anche l'alcol.
So the reason they leach minerals is they all have a toxic effect on the body. La ragione per cui estraggono minerali dalle ossa è perché hanno un effetto tossico sul corpo. Now the vegetables and the greens that we eat, Le verdure verdi che noi mangiamo, it's important they be organic. è importante che siano biologiche, Because when they're organic, they have a higher mineral content. perché quando sono biologiche hanno un contenuto più alto di minerali. So on my way here this morning, Mentre venivo qui, questa mattina, we went past the blackberry patch, siamo passati vicino alle more and there were a couple ripe, e ce n'erano un paio che erano mature and I ate them, e le ho mangiate and the flavor was amazing. e il sapore era straordinario. The reason the flavor was so strong is because of the mineral content of the soil. E la ragione per cui il sapore era così forte era per il contenuto di minerali nel terreno. When the soil is well fed with composts, Quando si mette il compost nel terreno, the microbes in the soil release the minerals out of the soil and into the plant. i microbi nel terreno rilasciano i minerali e la pianta li può prendere. And this is another reason why people are mineral deficient and have weak bones. E questa è un'altra ragione per la quale le persone hanno un deficit di minerali e hanno le ossa deboli. Is maybe the blackberries they're eating in the city Perché vivono nella città, weren't organic, non mangiano biologico, and so the mineral content is far less. quindi il contenuto di minerale è più basso. Maybe they were picked a week ago, Forse queste verdure sono state raccolte una settimana prima and as the plants get old, they lose that mineral content. e quando la pianta invecchia perde questo contenuto di minerali. So it's not just eating a nice supply of fruits and vegetables, Quindi non è soltanto mangiare frutta e verdura abbondante, it's also making sure they're fresh and they're organic. bisogna anche assicurarsi che siano fresche e biologiche. So these are some of the reasons why people's bones are weakening. Questa è una delle ragioni per le quali le ossa delle persone si indeboliscono. Living up in the Himalayan mountains, Vivere lassù sulle montagne dell'Himalaya, the Hunza's food was very fresh and organic. gli Hunza avevano a disposizione cibo molto fresco e biologico. So this is a big contributing factor to their strong bones. Questo è un fattore che contribuisce molto al fatto che abbiano ossa forti. You see, they didn't have hospitals, they didn't have doctors, Non avevano ospedali, dottori, and sometimes people would fall off horses, a volte le persone cadevano dai cavalli, but their bodies were so strong they would heal very, very quickly. ma i loro corpi erano così forti che guarivano molto in fretta. And I'm sure that they had a knowledge of herbs and which herbs would help to boost the healing process. E sono certa che avevano anche conoscenza delle erbe, di quali tipi di erbe potevano aiutare a guarire velocemente. They also drank mostly water. E anche bevevano certamente per la maggior parte acqua. And we don't think of the bones as needing water. Non pensiamo che le ossa abbiano bisogno di acqua, But remember, in the middle of the bone is the marrow where the blood is made. ma ricordate che nel centro delle ossa c'è il midollo dove il sangue si forma And so water is vital. e quindi l'acqua è vitale. But the water they were drinking is very different to the water coming out of the taps in the city. Ma l'acqua che loro bevono è molto diversa dall'acqua che esce aprendo un rubinetto nelle città. The water was a more alkaline water. È un'acqua più alcalina lassù. And it was a more alkaline water because it used to fall down the mountains, and as it fell, it purified the water. Perché era acqua che scendeva dalle montagne, mentre veniva giù è acqua che si purifica. In most cities today, water has chlorine and fluoride in it. Nella maggior parte delle città oggi l'acqua contiene cloro e fluoro. Which causes the water to become a little more acid. E questo ha l'effetto di rendere l'acqua un po' più acida. That's why if you live in the city, it's a good idea to have a water filter. E questa è la ragione per la quale se vivete in città potrebbe essere buono comprare un filtro per l'acqua. The reverse osmosis water filter
Il filtro a osmosi inversa is probably the one that will filter the fluoride as well as the chlorine. è il filtro che toglierà il cloro e il fluoro. And by the way, fluoride does not make strong teeth. Tra l'altro il fluoro non è il fluoro che rende i denti forti. All it does is harden the outer dentine of the teeth. Quello che fa è indurisce la dentina dei denti. We want teeth strong from the inside out. Ma noi vogliamo che i denti siano forti dall'interno verso l'esterno. And the Hanses didn't have any dentists either, E gli Unza non avevano neanche dentista, because their teeth were strong. perché i loro denti erano forti. There was no refined sugar up there. Non c'erano certo zuccheri raffinati lassù. But one of the main reasons for so much decay in teeth Una delle ragioni per il deterioramento dei denti, is, yes, devitalized foods, certo, sono i cibi devitalizzati, foods that don't have the minerals, cibi che non hanno i minerali, but also food caught between the teeth. anche il cibo che rimane tra i denti. In this warm environment, it starts to break down. In questo ambiente caldo il dente comincia a deteriorarsi. And so it's very important after every meal to clean your teeth. Quindi è importante dopo ogni pasto di lavarsi i denti, Make sure nothing's left in between them. assicurandovi che non c'è niente che è rimasto tra i denti, You'll save a lot of money at the dentist. che vi risparmiate tanti soldi dal dentista. Your teeth are the only exposed bone in the body. I vostri denti sono l'unico osso che è esposto all'esterno, al So corpo. your teeth are an indication of bones everywhere in the body. I vostri denti sono un indicatore delle vostre ossa in tutto il corpo. The Hanse's diet was a predominantly alkaline diet. L'alimentazione degli Unza è prevalentemente alcalina, Whereas many people living in cities today, they have a predominantly acid-forming diet. Invece chi abita nelle città oggi ha una dieta che è prevalentemente acida. So what are your alkaline foods? Quali sono i cibi alcalini? All your vegetables, particularly your dark green leafy. Tutte le verdure, specialmente le verdure a foglia verde scura. Brazil nuts and almonds, they're two alkaline nuts. Per esempio le mandorle e le noci brasiliane sono due noci che sono alcaline. All your seeds are alkaline. Tutti i semi sono alcalini. The most alkaline grain is the millet, Il cereale più alcalino è il miglio. and that's the grain that the Hanses predominantly used. E questo è il cereale che gli Unza usano di più. So your most acid-forming foods would be meat and refined sugar, Invece i cibi più acidificanti sono la carne e gli zuccheri raffinati. also the hybridized wheat of today, E anche il grano ibrido di oggi, caffeine, la caffeina, aged cheeses, i formaggi stagionati also alcohol, tobacco. e anche il tabacco, l'alcol. So you can see there's a huge difference there looking at the city diet and the Hanse diet. Vedete che c'è una grande differenza tra la dieta di chi vive in città e la dieta degli Unza. We've looked at how that city diet's very refined, Abbiamo visto che la dieta di chi vive in città è costituita da cibi raffinati and now we're looking at how it's an acid-forming diet compared to the alkaline diet of the Hanses. e ora abbiamo visto che quindi questo è un tipo di dieta prevalentemente acido e l'abbiamo paragonato invece con la dieta alcalina degli Unza. So what effect does this have on the bones? E qual è l'effetto che questo ha sulle ossa? Well, what happens is the blood begins to come a little acid. Quello che succede è che il sangue diventa più acido And to alkalize that, the body pulls calcium phosphate out of the bones. e quindi per alcalinizzare il sangue il corpo prende fosfato di calcio dalle ossa. So in that way, we're losing minerals out of the bones. E in questo modo noi perdiamo minerali dalle ossa. Now, it's not the odd day a person might eat an acid diet. Non è che ogni giorno una persona mangia una dieta acida, It's day after month after year. non è che avviene in un giorno, ma è giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno.
This diet is little by little leaching those minerals out of the bones. Ma poco a poco questa alimentazione sottrae minerali dalle ossa. On top of that, you've got the refined sugar and you've got the caffeine. E ci aggiungiamo pure gli zuccheri raffinati, la caffeina. What a miraculous body we live in. Viviamo veramente in un corpo che è miracoloso. When you consider all that, it's amazing that bones aren't breaking down in the 20s. Quando consideriamo tutto questo, è un miracolo che le ossa non iniziano a rompersi quando abbiamo 20 anni. The bones, the body bears long under abuse. Le ossa e il corpo sopportano a lungo l'abuso. But the tragedy is, most people don't realize that that's what this diet is doing. Ma la tragedia è che la maggior parte delle persone non comprende, non realizza che cosa causa la propria alimentazione. And in the city, there's a lot of stress. E nella città anche c'è molto stress, You have to get to work on time. bisogna arrivare in tempo al lavoro, You have to drive in that traffic. bisogna guidare nel traffico, And then you get to work and this has gone wrong and that's gone wrong. e poi si arriva al lavoro, questo non va, It's stress. c'è stress. Remember what we said, a broken spirit dries up the bones. Ricordate cosa abbiamo visto? Che uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. But up in the Himalayan mountains, there's not a lot of stress with the Hanzas. Ma lassù, per gli Unza, nelle montagne dell'Himalaya, non c'è molto stress. It's a very relaxed lifestyle. È uno stile di vita molto rilassato. It's more the lifestyle that God wanted his human beings to live. Assomiglia molto di più allo stile di vita che Dio vuole che noi abbiamo. When he made Adam and Eve, he didn't put them in a city. Quando ha creato Adamo ed Eva non li ha messi in una città, He put them in a garden. li ha messi in un giardino. So I'd like to encourage everyone to start growing a little garden. Quindi incoraggerei ciascuno di voi a iniziare a coltivare un piccolo orto. Because of the coronavirus on the planet at the moment, A causa del coronavirus che abbiamo sul pianeta, a lot of people are considering going to the country. molte persone stanno considerando di spostarsi in campagna. I know in Australia the price of country properties has risen. So che in Australia il prezzo delle proprietà in campagna si è alzato. See, we live out in the country, Vedete, noi viviamo in campagna and life's just the same as it always has been out there. e la vita è la stessa che è sempre stata, But it's a stressful place in the city. ma la città è un posto stressante. More stressful now than it's ever been. E ora è più stressante di quanto non sia mai stata in passato. The crisis on the planet is the economic crisis. La crisi sul pianeta è una crisi di tipo economico. So with stress levels increasing, Quindi quando cresce lo stress, can you see bones are going to get even weaker? vedete che le ossa diventano più deboli. And that's why God says in Proverbs 3, 5 and 6, Ed è per questo che Dio dice in Proverbi 3, 5 e 6, trust in the Lord with all thine heart. confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. He has a way out of even the most difficult situations. Egli ha una via d'uscita anche dalle situazioni più difficili. But there's another area that I'd like to look at Vorrei considerare un'altra area adesso on how you can strengthen or weaken bones. su come fortificare o indebolire le ossa. In the Himalayan mountains, there's lots of hills. Ci sono molte colline, no? Sali e scendi nelle montagne dell'Himalaya. And those Hanzas didn't have cars. Gli Unza non avevano macchine, They did a lot of walking camminavano tanto and they did a lot of climbing. e anche si arrampicavano. It has been said that one step up is equal to 13 steps flat. Wow, si dice che un passo verso l'alto equivale a 13 passi in piano. We don't think about exercise strengthening the bones, but it does. Noi non pensiamo di solito che l'esercizio fortifichi le ossa, ma in realtà lo fa. So climbing those mountains every day Quindi arrampicarsi su per le montagne tutti i giorni, not only strengthened their muscles, but their bones. quindi non solo fortificava i loro muscoli, ma anche le loro ossa. And you can't talk about bones without talking about all the surrounding fibers. E quindi non si può parlare delle ossa senza parlare anche delle fibre che le circondano. There's your tendons and your ligaments and your muscles. Quindi i tendini, i legamenti,
i muscoli, they're all holding the bones in place. mantengono tutto a posto nel corpo. And the good news is, if there is an injury in your bone, La buona notizia è che se c'è un infortunio, no, nel corpo, you can strengthen your muscles to help compensate. si possono fortificare i muscoli per compensarlo. So climbing those mountains caused strong bones. Quindi arrampicarsi su per quelle montagne rendeva le loro ossa forti. So it's your bone strengthening exercises, as the name implies, are the best exercise. Quindi l'esercizio che fortifica le ossa è l'esercizio migliore. Now, the most effective way to strengthen the bones, Il modo più efficace per fortificare le ossa, the most powerful bone strengthening exercises, l'esercizio più importante per rinforzare le ossa, is defying gravity. è sconfiggere la gravità. So climbing those mountains, they were really defying gravity. E quindi arrampicandosi su per le montagne andavano contro la gravità. So what sort of exercise can you do in the city? Quindi quale esercizio potresti fare in città? You could find some stairs, Potete trovare delle scale, but it's the little mini trampoline, the rebounder. ma è il trampolino. So the little mini trampoline, you're bouncing on it. Quindi voi saltate sul trampolino And every time you leave that mat, you're defying gravity. e ogni volta che lasciate, no, il trampolino per elevarvi, voi state sconfiggendo la gravità. The good news is you only need 3 minutes 3 times a day. La buona notizia è che ne avete bisogno solo per 3 minuti, 3 volte al giorno. Now that could be happening all at once, Potete farlo anche tutti in una volta. or if you're not used to it, you can spread it out over the day. No, se non siete abituati potete farlo più volte al giorno. So as you get puffed, Quando voi vi abituate you can get down on the floor and do some stretches. e quando avete finito potete quindi andare per terra e fare stretching. And then get back on and do some more high intensity. E invece poi tornare sul trampolino e fare esercizio ad alta intensità. Also for upper body, push-ups. E invece per la parte superiore del corpo, flessioni. Ladies, if you can't do push-ups, you can do ladies push-ups. Donne, se non riuscite a fare le flessioni, potete fare le flessioni per le donne. That's push-ups on your knees. E sono le flessioni appoggiando anche le ginocchia. And some ladies, maybe they're a little bit more elderly, they find that even hard. Alcune donne, forse un po' più anziane, trovano che anche questo modo di fare le flessioni è un po' difficile. So you can do push-ups on the wall, Quindi potete fare flessioni sul muro or push-ups on the table. o sul tavolo. The further back you go, the more effective is your push-up. Quindi più riuscite ad andare indietro e più efficace è la flessione. But back to the rebounder. Torniamo al trampolino. When you are jumping on that rebounder, Quando saltate sul trampolino, and as the name implies, you're rebounding, you're bounding up and down and up and down. rimbalzate, no? Su e giù. Every time you leave the mat and you're defying gravity, it has an effect on every single cell in the body. Ogni volta che quindi saltate e sconfiggete la forza di gravità, questo ha un effetto su tutte le cellule del corpo. And your bone cells are included in that. E anche le cellule delle vostre ossa sono incluse. What you can do to increase this, Quello che potete fare per addirittura aumentare l'effetto, and as you master the rebounding, quando siete già bravi con il trampolino, you can jump with a couple of weights in your hand. potete addirittura saltare con un paio di pesi nelle vostre mani. It's also good to jump with your arms out. È anche buono saltare con le vostre braccia distese. I usually do 10 jumps with my palms down and 10 jumps with my palms up. Io faccio di solito 10 salti con palme delle mani in giù e 10 all'insù. And that is strengthening your upper body as well. E anche questo fortifica la parte superiore del corpo. So you may not live in the Himalayan mountains, Quindi potresti non vivere nelle montagne dell'Himalaya, you may not have mountains to climb, potresti non avere montagne da scalare, but you can get the little mini trampoline. però potete comprare il piccolo trampolino. Some say, what about just a skip rope? Qualcuno potrebbe chiedere, invece saltare la corda? That certainly can be done, Sicuramente si può fare, but it's not as effective as the rebounder. ma non è efficace quanto il trampolino, Because you go up higher in the rebounder, perché vai più in alto col trampolino
And you've also got the cushioning effect when you land. E quando atterri c'è anche un effetto cuscinetto. If you are a runner or a skipper, Quindi se saltate la corda oppure se correte, it must always be done on your toes. dovrebbe essere fatto sulle dita, Never run on your heels. mai correre sul tallone. God designed the foot to take all the weight on the toes. Quindi Dio ha progettato il piede perché il peso sia sulle dita. When you land on your heel, it has a jarring effect in your hips and your lower spine. Quando voi atterrate sui talloni, questo ha un effetto sulle anche e sulla colonna. But that does not happen when you toe strike. When you strike with your toes. Ma questo non avviene quando voi atterrate invece sulle dita. So if you're a runner Quindi se vai a correre and you love running, e ti piace correre, I love running, anche a me piace correre, make sure you toe strike assicurati di atterrare sulle dita, because the toe was designed to take the weight. perché sono le dita che sono state progettate per assorbire, per appoggiare il peso. If you run barefoot on the grass, Se voi correte a piedi nudi sull'erba, you will never strike with your heel non atterrerete mai sul vostro tallone, because your body won't let you. perché il vostro corpo non ve lo permetterà. But the problem today is many running shoes have the back part padded or built up. Ma il problema è che molte delle scarpe da corsa oggi hanno la parte posteriore della suola che è rialzata And this encourages people to heel strike when they run. e quindi questo incoraggia le persone ad atterrare sui talloni quando corrono. And this is causing knee problems, hip problems, lower back problems. Questo è la causa di problemi alle ginocchia, alle anche, alla schiena. My running shoes are called barefoot runners. Le mie scarpe da corsa sono chiamate come scarpe a piede nudo sarebbe. They have a very thin sole, Hanno la suola è molto sottile, almost like the Indians' moccasins, che sembrano come le scarpe degli indiani. because it is such a dangerous thing to strike on the heel. Perché è pericoloso atterrare sui talloni. And that's another reason why the rebounder is so superior. E questo è un altro motivo per il quale il trampolino è migliore. Because you've got this shock absorber effect as you bounce. Perché quando voi saltate c'è un effetto che assorbe lo shock. So an important part of preventing osteoporosis Quindi una parte importante nel prevenire l'osteoporosi and keeping the bones strong, e mantenere forti le ossa, and if you have osteoporosis, turning it around, e se avete l'osteoporosi per invertirla, is having the plant-based organic diet è avere un'alimentazione a base vegetale With e biologica, with your more alkaline forming foods, con cibi prevalentemente alcalini, is to implement a daily exercise program. e anche avere un programma quotidiano di esercizi Keep the body well hydrated. e di mantenere il corpo ben idratato Keep away from anything that would leach the minerals out of the body. e di stare alla larga da tutte quelle cose che sottraggono minerali al corpo. But you'll notice that it is mostly women that seem to have osteoporosis. Avete notato che però sono soprattutto le donne ad avere osteoporosi, And there's one factor that's not often considered, e c'è un fattore che spesso non è considerato and that is the hormones. e sono gli ormoni. In the 1950s and 60s, women were introduced to the contraceptive pill. Negli anni 50 e 60 è stata inventata la pillola anticoncezionale. This contraceptive pill was designed to prevent pregnancies. La pillola anticoncezionale è stata inventata per prevenire le gravidanze. And then when a woman wanted to have a baby, she would just stop the pill. E quando una donna voleva avere un figlio, smetteva di prendere la pillola. But what women didn't realize and don't realize today Ma quello che le donne non capivano allora e anche oggi is that contraceptive pill disrupts the hormones. è che la pillola anticoncezionale squilibra gli ormoni. It's the disruption in hormones that prevents the pregnancy. È lo squilibrio negli ormoni che impedisce la gravidanza. But week, after month, after year on this contraceptive pill, E
Quindi settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno, se una donna prende la pillola, the disruption in hormones is getting more and more severe. questo squilibrio negli ormoni diventa sempre più grave. Let me explain. Lasciate che vi spieghi. The number one hormone, we'll put it up here, should be progesterone. L'ormone più importante qua in alto nella lista è il progesterone. And the number two hormone is estrogen. E l'ormone numero 2 è l'estrogeno. It's actually a family of estrogens. E in realtà è una famiglia di estrogeni. And this estrogen has strong cell proliferator action or causes massive cell growth. Gli estrogeni sono la causa di crescita delle cellule, di moltiplicarsi delle cellule. And that's important for the development of the eggs, of the development of the blood nest. E quindi è importante per lo sviluppo degli ovuli. But what the pill does is it causes progesterone levels to drop and estrogen levels to rise. E quindi quello che la pillola fa è innalza il livello degli estrogeni e diminuisce quello del progesterone. Now I want to target this progesterone, Voglio parlare del progesterone, the one that drops under the action of the pill. quello che diminuisce sotto l'effetto della pillola. And remember, this is after months and years on the pill. Ricordate, questo avviene dopo mesi e anni che si prende la pillola. That progesterone boosts bone building cells. Il progesterone rinforza o aiuta le cellule che producono le ossa. So you can see that eventually that long-term use of the pill gets the bone building hormone down. E quindi col tempo l'uso della pillola fa diminuire i livelli di questo ormone che è importante per costruire le ossa. So a woman who was on the pill for say 5 years in her early 20s, Diciamo quindi una donna che prende per 5 anni di fila la pillola quando ha 20 anni. now she's in her 50s and she's been diagnosed with osteoporosis. Ora ne ha 50 e le hanno diagnosticato l'osteoporosi. And one of the contributing factors is the disruption in the hormones. E uno dei fattori che contribuisce è proprio questo squilibrio negli ormoni. So part of a program to conquer osteoporosis Quindi parte di un programma che è volto a guarire dall'osteoporosi is to get that progesterone up again. è quello di far crescere di nuovo il livello di progesterone, Your bone building hormone. l'ormone che costruisce le ossa. And another reason to get it up again E un'altra ragione per la quale è importante far innalzare di nuovo il livello is that it keeps the estrogen family under control. è che mantiene sotto controllo la famiglia degli estrogeni. Because remember, with them causing the massive cell growth, that can contribute to breast cancer and uterine cancer. Perché siccome gli estrogeni contribuiscono al proliferare delle cellule, questo può essere causa di cancro al seno e cancro all'utero. But there's another reason to boost progesterone. Ma c'è un'altra ragione per far crescere di nuovo il progesterone, It's called happy hormone. è l'ormone della felicità. And we can't have too much of that, can we? Non se ne può avere troppo, giusto? So get that happy hormone up, that bone building hormone up. E quindi è importante far risalire questo ormone che costituisce le ossa e che ci dà felicità. Now, what's also contributing to the disruption in these hormones Un'altra fonte che contribuisce allo squilibrio in questi ormoni is exposure to plastics and exposure to chemicals. è anche l'esposizione a plastiche o a sostanze chimiche. That's why one of the laws of health is temperance. E per questo è un motivo per cui una delle leggi della salute è la temperanza. Not taking anything into the body that will harm it. Non assumere nel corpo cose che lo danneggeranno. So again, we've got to go to the organic foods. Quindi cibi biologici We've got to get the chemicals out of our homes. e quindi anche togliere le sostanze chimiche dalle nostre case. We've got to stop the contraceptive pill. Se si prende la pillola anticoncezionale, smettere di prenderla. And take some herbs to get the progesterone up again. E assumere alcune erbe che fanno crescere il progesterone.
So what are these herbs that can get that progesterone up again? E quali sono quindi le erbe che fanno innalzare il livello di progesterone? The wild yam, Wild yam, sì, si trova in italiano anche così, and it can often be bought as a cream, e si può comprare come crema, and it's applied to the skin. si mette sulla pelle, The fat cells take it up, i grassi sono assorbiti and that stimulates the pathway in the body that makes progesterone. e stimola il processo nel corpo che produce progesterone. And as the precursor, progesterone balances the others. E come precursore il progesterone equilibra gli altri. This cream is usually applied twice a day Questa crema si applica 2 volte al giorno for 3 weeks a month. per 3 settimane al mese. A woman will apply it when she's not menstruating. Le donne la useranno quando non hanno le mestruazioni. And if she has finished menstruation, she chooses 1 week of the month where she doesn't apply it. E se non ha più le mestruazioni, sceglierà una settimana al mese nella quale non la metterà. The yam cream that we sell in Australia is called Anna's, A-N-N-A. La crema yam che vendiamo in Australia si chiama Anna. And sometimes they will ship all over the world. E a volte la spediscono anche in tutto il mondo. But for a woman to balance her hormones, Quindi per riequilibrare gli ormoni, ideally this cream is applied for about a year. una donna dovrebbe utilizzarla idealmente per circa un anno. That's about 4 jars of the cream over a year. E sono circa 4 confezioni di crema in un anno. If that is not possible, Se non è possibile, there are some other herbs that will help to balance the hormones. ci sono altre erbe che aiutano a equilibrare gli ormoni. One is maca. Una si chiama maca, That's also a relative of the yam, è una parente dello yam, and it can be bought as a powder. e si può comprare come polvere. So the woman may take it 2 or 3 times a day. La donna la può assumere 2 o 3 volte al giorno. Another herb is dong quai. Un'altra erba è il dong quai. Dong quai is a Chinese herb, Il dong quai è una erba cinese and it has the ability also to boost progesterone. e anche questa ha la capacità di far innalzare il progesterone. Another that ladies have been using for many years is evening primrose oil. E un'altra che le donne utilizzano da molto tempo è l'olio di enotera. Usually one of these herbs is enough. Di solito una di queste erbe è sufficiente, And if you want to boost things along a bit, perhaps you could take a couple together. e se volete invece un effetto un po' più forte potete prendere anche 2 alla volta. So the balancing of the hormones also is a contributing factor to helping the bones become strong. E quindi anche il riequilibrare gli ormoni contribuisce a rinforzare le ossa. So let's recap what you've got to do to keep those bones strong. E quindi ricapitoliamo quello che dovete fare per mantenere forti le ossa. And if they're not strong, how you can turn that around. E se non sono forti ora, come si può invertire questo processo? Keep out of the body anything that could leach the minerals. Non assumete niente che sottrae i minerali. We've had a look at that, and that is your caffeines, your refined sugars, your alcohols. Quindi alcol, zuccheri raffinati, il caffè. Anything that would contribute to an acid environment in the body must be stopped. Astenetevi da tutto quello che contribuisce a creare un ambiente acido nel corpo. So ideally go to a plant-based diet. Quindi idealmente una dieta a base vegetale, That's lots of vegetables and dark green leafy vegetables. verdure e anche molte verdure a foglia verde scura. Start exploring that alkaline grain, millet. Iniziate a esplorare, no? Questo cereale alcalinizzante, il miglio. Makes a very nice porridge. Potete fare un porridge molto buono. It's good cooked in your slow cooker overnight. È buono se lo potete cuocere a fuoco lento, anche durante la notte. Makes a lovely soft porridge. Fate un porridge Very nice with cut up fruit and maybe a bit of organic soy milk on it. Potete mettere anche del latte di soia biologico, la frutta dentro. So go for a more alkaline diet. Quindi una dieta più alcalina. Make sure you're well hydrated. Anche assicuratevi di essere ben idratati. Have that little bit of salt before every glass. Un po' di sale prima di ogni bicchiere. And begin an exercise program. E iniziate un programma di esercizi.
Especially be mindful of your weight-bearing exercises. E specialmente state attenti agli esercizi con i pesi. Go to bed early. Andate a letto presto, Let your bones rest and revive in those night hours. lasciate che le vostre ossa si rivitalizzino durante la notte Explore the herbs to balance the hormones. e anche provate con le erbe che riequilibrano gli ormoni And trust in God. e abbiate fiducia in Dio. Learn to trust Him in every situation. Imparate a fidarvi di Lui in ogni situazione. Proverbs 22:17. Sorry, no, it's Proverbs 17:22. Proverbi 17:22. A merry heart doeth good like a medicine, Un cuore allegro è una buona medicina, but a broken spirit dries up the bones. ma è uno spirito abbattuto inaridisce le ossa. Learn to laugh more. E imparate a ridere di più. Life should be good. La vita dovrebbe essere bella. And it is very good when we learn to trust God in every single area. Ed è bella quando noi impariamo a fidarci di Dio in ogni area. 1 Thessalonians 5:18 Prima Tessalonicesi 5:18 says, "In everything give thanks, dice in ogni cosa rendete grazie, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Thank Him for your bones, Ringraziatelo per le vostre ossa. no matter what their condition is, Non importa quali condizioni siano, because you now know how to strengthen them. perché ora voi sapete come fortificarle, rinforzarle. And in the same chapter, go down to verse 21, E se scendete nello stesso capitolo, versetto 21, where there's a challenge. c'è una sfida. Prove all things Dice provate ogni cosa and hold fast to that which is good. e ritenete il bene. In other words, prove this. E quindi, in altre parole, provate, Try it. provatelo. And if it works, do it. E se funziona, fatelo. If it doesn't seem to be working, maybe you haven't given it long enough. E se non sembra funzionare, forse non avete provato abbastanza a lungo. But learn to thank God every day that He's given us a body with an inbuilt ability to heal itself. Ma ringraziamo Dio ogni giorno che ci ha dato un corpo che ha in sé la capacità di guarirsi da solo. Even the bones. Anche le ossa.